Ciao a tutti ragazzi, oggi con un nuovo swap. Sapevate, se avete visto il video della Focus RS, che questa auto sarebbe stata un'altra hatchback a quattro ruote motrici, ma non vi avevo detto quale, vi avevo lasciato solo una piccola anteprima su Instagram e su uno short YouTube. Perché il cuore, il motore che è stato installato su quest'auto, penso che è un motore che io installerei ovunque se potessi, anche su un'Ave 50. È il motore della Mazda 787B e sto parlando della Mazda 3 Swap. Andiamo a vederla. La Mazda è un marchio che adoro a prescindere, mi ha sempre appassionato la loro visione della concezione dell'automobile, anche quando erano ancora come design completamente asiatiche, quindi viste con disgusto da noi europei. A me intrigavano lo stesso, forse non le avrei acquistate, ma mi piacevano, avevano quel tocco di giapponese che a me veramente fa impazzire. Questa nuova Mazda 3 che è palesemente europea come design, quindi alla nostra portata di gusto, diciamo così, con il motore di una delle leggende automobilistiche più grandi che ci sia mai state, per me è una grossa soddisfazione. Non vedevo l'ora di provarlo. Il motore costa tanto, 1.200.000 crediti, ma ripeto, per me, anche se costava 5 milioni, ce l'avrei messo lo stesso, lo metterei su qualsiasi auto di Gran Turismo. Per quest'auto sarebbe possibile fare due tipologie di strategie. La prima è quella senza pit stop, però il consumo gomme è altissimo. A livello di benzina non abbiamo problemi perché, come abbiamo imparato anche con gli altri swap, ma con la Mazda 787B stessa consuma poco, quindi riusciamo a fare tutta la gara col carburante con mappa 1. Il problema è il consumo gomme all'anteriore. Avete visto nello short che avevo condiviso come l'anteriore sinistra era completamente finita, ma anche le altre gomme le avevo distrutte perché all'ottavo giro già non avevo più gomma. Quindi è possibile arrivare a fine gara, ma dovete gestirla la gara, dovete andare piano. La gara che vedrete dopo è un mix tra le due strategie, quindi non prendete a riferimento il tempo di gara perché ovviamente è molto più alto di quello che può fare quest'auto. Per non fermarvi dovrete girare intorno a 2,10 alto, 2,11, quindi cercando di non forzare l'accelerazione in uscita curva, ma facendola girare da sola. Se riuscite, spostando la trazione ancora più al posteriore, adesso è impostata su un 30% all'anteriore, 70% al posteriore, però i cavalli sono tanti, sono 700, quindi se la spostate troppo al posteriore rischiate il sovrasterzo di potenza. Gestite voi quindi se volete affrontare la strategia di gara senza soste. Se invece vi volete fermare, nessun tipo di problema, mappa 1 e date gas come vi pare. Riuscirete a girare in 2.07 ma anche 2.06 perché quest'auto è più bilanciata e più reattiva grazie anche al motore Wankel rispetto alla Focus che ho portato lo scorso video. Quindi decidete voi, vi porto a vedere che cosa installare in GT Auto. Vedete il setup che ovviamente rimane lo stesso per entrambe le strategie di gara e poi guardate la gara. Nella prima parte di gara stavo cercando di fare il video per la strategia senza soste, ma non ci sono riuscito perché io mi lascio prendere dalle auto, mi lascio prendere dalla loro potenza e infatti ho girato troppo veloce. Mi sono dovuto quindi fermare, ma non avevo girato come l'auto poteva fare, comunque mi ero tenuto, ma non abbastanza. Nella seconda parte, quando sono uscito dai box, invece ho cercato di girare veloce, ma può fare ancora molto meglio quest'auto, quindi valutate voi ragazzi quale strategia intraprendere. Guardate in gara le due differenti tipologie di guida, anche se ripeto, nella prima parte sono andato troppo veloce, l'anteriore sinistra l'ho consumata eccessivamente, non sarei mai arrivato a fine gara, come invece ho fatto in una simulazione precedente dove al penultimo giro l'anteriore sinistra era completamente finita, ma non pregiudica poi così tanto la guida, più che altro pregiudica il tempo perché ovviamente sia in ingresso che in uscita curva sarete più lenti e perdevo circa un secondo e mezzo rispetto a quando invece la gomma ancora c'era.
Ricordo sempre che per effettuare lo swap qui in GT Auto, se non avete il motore della Mazda 787B vinto con i biglietti, dovete avere livello collezionista 50, altrimenti non ve lo fa acquistare. Quindi sostituite il motore e allargate la carrozzeria di quest'auto. Passiamo ai cerchi in lega. Il modello che più vi piace. Le dimensioni massime 20 pollici, larghezza del cerchione larga e centricità rimane standard. Parti personalizzate, avantreno tipo A, fianchi tipo A, retrotreno rimane standard, non sbagliate, alettone posteriore tipo B. Non è possibile installare gabbia di sicurezza. Se volete scaricare questa livrea replica del nuovo Mazda Spirit Racing, avrei voluto fare quella della 787B, ma già è pieno, quindi non ne valeva la pena. La trovate già condivisa in vetrina. Se volete adesivi o livrei personalizzate, scrivetemi su questa mail. Tutti i miei lavori li trovate col tag DR46. Vanno installate gomme sport dure. La strategia di gara valutate voi in base a quello che vi ho detto prima. A mio giudizio, per quello che piace a me, ovvero correre, fermatevi al sesto, settimo giro, sostituite solo le gomme perché il carburante appunto non servirà a rifornirlo, sarete più veloci e vi divertirete di più, anche se a fine gara, come tempo totale di gara, stiamo lì con tutte e due le strategie, quindi se riuscite a sfruttare quest'auto a dare il massimo, fate la strategia col pit, altrimenti se vedete che non siete troppo veloci, fate la strategia dove non vi fermate. Installate sospensioni personalizzabili e impostate questi valori. Installate un differenziale personalizzabile, inserite questi valori. Installate un differenziale centrale personalizzabile, impostate il 30% all'anteriore, 70% al posteriore. La deportanza all'anteriore 41, al posteriore 150, il massimo. Installate una ECU personalizzabile, la tenete al 100% di potenza, guardate ovviamente questo motore lavora in alto, quindi le marce vanno tirate, deve stare sempre in tiro. Installate una zavorra, impostatela su 189 kg, anche qui un po' di compromesso per far rientrare questo mostro in 600 punti prestazione. La posizionate a 21, quindi un po' al posteriore. Installate un cambio personalizzabile da corsa, impostate la velocità di punta su 210 km/h, passate poi alla regolazione dei rapporti, prima e finale 2.600, poi a partire dalla sesta vari passaggi per ottenere questi valori per ogni singola marcia. È uno swap, non potete toccare nulla a livello di componenti motore. Si potrebbe installare un turbo compressore a regimi elevati, ma arriviamo a 1000 cavalli, ma non riesco, non sono riuscito a farlo entrare in 600 punti prestazione, se non mettendo gomme comfort, ma poi l'auto ovviamente non è assolutamente divertente da guidare, anzi. Installate un sistema frenante con dischi sportivi, se mettete quelli da corsa non riusciamo a rientrare nei 600 punti prestazione senza tagliare tantissima potenza. Comunque non compromette la guida di quest'auto perché frena benissimo. Pastiglie dei freni da corsa. Il controller freni in gara l'ho impostato a 4, addirittura in alcuni punti o fasi di gara l'ho messo a 5. Aiuta tantissimo a inserire l'auto in curva, quindi provateci. Se vedete che faticate a trovare la corda della curva, spostatelo al posteriore. Sappiate però che quando si consumano le gomme tende leggermente a partire, quindi magari abbassatelo, cercate di regolarvi. Nessun componente elaborazione motore, installate solo per la carrozzeria l'aumento della rigidezza.
Sapete benissimo come la penso per le quattro ruote motrici. L'ABS predefinito, nessun altro tipo di controllo attivo.
Pensate quello che volete, ma a me questo motore fa impazzire. Li vale tutti i soldi spesi e anche di più. Quell'urlo stridulo quando entri in galleria e quelle marce che sembrano non finire mai. Mi dispiace che purtroppo è ormai in disuso sia per via dei problemi della durata e sia per le restringenti normative anti-inquinamento. Comunque, qui sul gioco ce l'abbiamo e godiamocelo. Spero che quest'auto anche vi piacerà. La prossima, ragazzi, sarà un'altra quattro ruote motrici, sarà uno swap che già ho portato, rivisto per via delle nuove componenti della sezione Suprema. Parliamo di quasi 1000 cavalli, un ammasso di lamiera. È pazza, ma è bellissima, se non volete perderla. Iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo. Ciao a tutti ragazzi!